Tom e Aileen frequentavano entrambi l'Università della Louisiana alla fine degli anni '80. Dopo essersi conosciuti, si trovarono immediatamente in sintonia e si sposarono prima di finire l'università. Da quel momento in poi, amici e familiari avrebbero detto che la coppia era completamente innamorata e descrivevano anche come idealisti, e questo idealismo li avrebbe portati a far parte del Corpo di Pace. Questa organizzazione è composta da volontari che viaggiano in vari paesi poveri e partecipano a cause umanitarie. Il loro tour di 2 anni li portò nelle isole di Figi e Tuvalu, nel Pacifico meridionale, e al termine del loro tour, ormai 10 anni nel loro matrimonio, decisero di visitare la Grande Barriera Corallina. Non solo era qualcosa che avevano sempre voluto vedere, ma era anche vicino al luogo in cui erano stati di stanza. Inoltre, quando si incontrarono per la prima volta, Aileen era già una subacquea appassionata e introdusse Tom all'attività. Da allora, entrambi amavano fare immersioni subacquee insieme. E quale posto migliore per farlo se non la Grande Barriera Corallina? Questa enorme barriera è composta da quasi 3.000 sezioni individuali e si estende per 2.300 km a largo della costa dell'Australia. Non solo è la più grande barriera corallina sulla Terra, ma è anche così grande da essere visibile dallo spazio. È in realtà la singola struttura più grande realizzata da un organismo vivente. È anche sede di un ecosistema incredibilmente diversificato, che prospera nella struttura magnificamente colorata. Questo la rende un luogo incredibile da vedere, e il motivo per cui è così popolare tra i subacquei. Pochi altri luoghi offrono immersioni subacquee come la barriera corallina. Così, nel gennaio del 1998, la coppia arrivò in Australia, a Port Douglas, per intraprendere la loro avventura subacquea. Trovarono un'escursione che avrebbe portato 26 passeggeri a 40 km dalla costa del Queensland in una sezione conosciuta come St. Crispin's Reef. Questa è una delle molte suddivisioni della struttura più grande. Anche se è a una discreta distanza dalla costa, le spedizioni portano spesso i turisti in questa area per sperimentare l'immersione magnifica. Quando arrivarono al sito di immersione, Tom ed Aileen indossarono le loro attrezzature subacquee e si tuffarono nelle splendide acque blu del mare dei Coralli. Poco dopo, tutti i 26 passeggeri risalirono sulla barca come confermato dal conteggio, e la barca tornò a Port Douglas. Errore: purtroppo quando l'equipaggio stava facendo il conteggio, 2 passeggeri saltarono in acqua e poi rientrarono sulla barca. Questo fece sballare il conteggio e significava che in realtà mancavano 2 passeggeri. Poco dopo essere entrati in acqua, Tom ed Aileen riemersero alla vastità dell'oceano senza nessuna barca in vista. Erano anche abbastanza lontani dalla terraferma da non poter vedere la costa. Per non parlare del fatto che se anche sapessero in quale direzione si trovasse, non avrebbero potuto nuotare così tanto per raggiungerla. Fu in quel momento che realizzarono l'orribile verità di essere stati abbandonati nell'oceano. L'Australia è nota per i suoi enormi squali tigre lunghi 5 metri. Tutti i pesci e le altre forme di vita marina sono il terreno di caccia perfetto per questi grandi predatori. Per non parlare del fatto che Tom ed Aileen non avevano cibo o acqua e nessun modo di contattare qualcuno per chiedere aiuto. 2 giorni dopo, il capitano della barca dell'escursione stava ripulendo alcuni degli oggetti rimasti e trovò 2 borse. Nelle borse c'erano i portafogli e i passaporti di Tom ed Aileen Lonergan. Scoprendo questi oggetti, il capitano dovette rendersi conto che se fossero scesi dalla barca sulla terraferma, sarebbero tornati immediatamente a prendere questi oggetti importanti. Quindi, se non erano tornati a prenderli, dovevano essere stati abbandonati nell'oceano. Contattò immediatamente la polizia e fu lanciata una vasta ricerca da parte della Marina australiana, inclusi sorvoli con aerei ed elicotteri. Sfortunatamente, quando la ricerca fu lanciata, era troppo tardi e Tom ed Aileen non furono mai più visti. 6 mesi dopo, una muta subacquea fu trovata sulla riva, a circa 75 km da Port Douglas. La muta subacquea corrispondeva alla taglia che Aileen avrebbe indossato, ma inizialmente gli investigatori non potevano assumere che fosse la sua. Purtroppo, poco dopo, furono trovate altre attrezzature. Includevano 2 giubbotti subacquei gonfiabili con i nomi della coppia scritti sopra, le pinne di Aileen e le sue bombole. Recuperarono anche una lavagnetta subacquea con un messaggio. Su di essa c'era la data e l'ora in cui erano stati abbandonati e una richiesta di aiuto. Sulla base dei ritrovamenti, gli investigatori ritennero che fosse improbabile che si fosse verificato un attacco di squali, perché non fu trovata alcuna traccia di sangue sulla muta subacquea. E sebbene la muta fosse strappata, la crescita di cirripedi su di essa suggerisce che fosse stata sommersa dall'epoca della scomparsa. Durante quel tempo potrebbe aver sfregato lungo la barriera corallina, che poi ha lacerato il materiale. Dopo questa rivelazione, il caso divenne un evento di risonanza internazionale. Il fatto che fossero 2 americani a essere scomparsi in un altro paese contribuì a una maggiore copertura mediatica.
Inizialmente si speculò che la coppia potesse aver inscenato il tutto, ma questa ipotesi fu rapidamente scartata perché le loro assicurazioni e conti bancari non registravano nessun movimento sospetto. La compagnia responsabile delle spedizioni fu portata in giudizio e la conseguente battaglia legale portò a ulteriori controversie. Il team legale della compagnia rilasciò persino pagine del diario di Tom ed Aileen alla stampa, che sembravano suggerire che Tom avesse pianificato in anticipo e avvertito Aileen per motivi di sicurezza. Amici e familiari della coppia contestarono queste affermazioni e dissero che i passaggi erano stati estrapolati fuori contesto. Solo piccoli segmenti furono rilasciati alla stampa, mentre le versioni complete erano disponibili per le forze dell'ordine. Alla fine, il capitano dell'equipaggio dell'escursione fu dichiarato non colpevole, ma la sua compagnia fu accusata di negligenza e alla fine andò fuori mercato. La teoria principale è che la coppia abbia galleggiato nell'oceano aperto, fino a quando non divenne gravemente disidratata. Una disidratazione abbastanza grave è spesso accompagnata da delirio, quindi si pensa che alla fine la coppia abbia rimosso la propria attrezzatura nel loro stato delirante. Senza le mute altamente galleggianti sarebbe stato molto più difficile rimanere a galla, rendendo probabile che alla fine siano annegati. Questo è supportato dal fatto che la muta di Aileen fu trovata senza di lei all'interno. Dopo l'evento furono introdotte normative molto più rigorose per tutte le compagnie di immersione per garantire che nulla di simile accada mai più.